Domenica scorsa abbiamo affrontato una puntata un po' particolare, un po' controversa e in realtà anche molto apprezzata, da qualcuno criticata, però sono molto contento della qualità dei commenti e di questo non posso che ringraziare voi. Insomma, è stata una puntata sicuramente molto particolare, mi viene da ridere perché qualcuno di voi mi ha chiesto di commentare assieme il sito di Pagani Design e appunto la cosa inizia a diventare difficile. Non sapevo neanche se avessero o meno davvero un sito dei loro prodotti. Beh, la notizia è che ce l'hanno e quindi perché no? Facciamo insieme questo beato tra gli orologi Pagani Design. Non so quanto essere beato in realtà, ma insomma il format è questo, quindi lanciamo la sigla e iniziamo. Sigla. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi, qui su Talk, dove parliamo di storia degli orologi, orologeria, ma anche di storie che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. E nel format domenicale, per passare una mezz'oretta assieme di Beato tra gli orologi, ci occupiamo assieme di commentare quelle che sono le maison, i loro cataloghi online, le ultime offerte, le ultime novità, tante cose che assieme a voi scopro proprio durante queste puntate, perché insomma le maison di orologeria sono tantissime e tantissime sono anche le novità che si rincorrono mese dopo mese, anche settimana dopo settimana alcune volte. Quindi lo scopo di Beato tra gli orologi è proprio questo, guardarci un po' quelle che sono le ultime novità. Alcune volte capita di affrontare argomenti spinosi come quello degli homage. Regina indiscussa degli homage non può che essere Pagani Design. La conosciamo tutti, da Cinesata, da Quattro Soldi, che è sempre stata criticata dagli appassionati. In realtà nella community si è fatta spazio tra moltissimi acquirenti di orologi, e non uso il termine appassionati, sebbene mi attirerò delle critiche, ma adesso vi spiego perché. E quindi, anche se questa puntata la facciamo in maniera un po' divertente, Pagani Design ha di sicuro molti clienti. Ora, non ho usato il termine appassionati volutamente perché dal mio punto di vista personalissimo e soggettivo un appassionato non compra semplicemente un design, non compra semplicemente qualcosa che ricordi un altro orologio, ed è il motivo per cui critico e non mi piacciono gli homage. Un appassionato è appassionato non del concetto di sapere l'ora, perché quella la potrei vedere sul cellulare. Un appassionato per me, o almeno io da appassionato, sono appunto appassionato di storia, di ciò che rappresentano determinati oggetti e ciò che contengono, la tecnica, dove per esempio anche la storia dovesse essere molto breve, io mi innamoro di concetti, di filosofie, anche soltanto di chi c'è dietro determinati orologi, anche se dovessi averli iniziati a costruire da pochissimo tempo. Pensare di appassionarmi all'orologeria acquistando roba che proviene da chissà quale fabbrica e con design semplicemente copiati da altri che invece hanno investito su quei design, hanno rischiato, li hanno affermati nel tempo dopo decenni, dopo secoli di industrializzazione, insomma, credo ci sia ben poco di passione, credo che sia semplicemente shopping. Ora, ripeto, come sempre è la mia personalissima opinione, quindi liberissimi di essere contrari, anzi ditemelo nei commenti, soprattutto ognuno liberissimo di spendere i propri soldi come meglio crede. I miei sono, come dico sempre, dei semplici consigli che mi sento di dare a chi dovesse chiedermeli. Chi non li vuole, non fa nulla, insomma, appunto ognuno spende come meglio crede. Detto questo, però, questa lunga premessa, forse inutile, forse no, non ci resta che andare sul sito di Pagani Design a vedere che cosa ci propone l'azienda. Bene, partiamo subito con l'homage di un Omega Speedmaster, il Moonwatch. È un homage, io non so neppure se chiamarli homage o copie, è praticamente una copia, anche se qui all'interno naturalmente non ci sarà un calibro di derivazione Lemagna o un coassiale, probabilmente c'è un Mecha Quartz di Seiko, ma lo approfondiamo tra non molto. Eccoci qua, davanti a tutta la bellezza
è la particolarità dei Pagani, che mi pare di capire faccia soltanto copie. Allora, qui abbiamo il GMT Master lunetta rossa e blu, quindi il Pepsi bracciali Jubilee, anche abbastanza fedele all'originale. Poi c'è questo sì, al quarzo, questa copia dello Speedmaster. Questo è quello che dovrebbe essere il sub in oro bianco, quadrante e lunetta blu. L'ultimo invece sub di Rolex oro bianco ha soltanto la lunetta blu e il quadrante invece nero. Poi qui abbiamo, questo lo voglio aprire assieme perché questa è la copia dell'ultimo GMT Master acciaio. No, questo è un'altra cosa, questo è il root beer. Ah, ecco, qua ci sono milioni di varianti. Ok, allora, questa è la copia del root beer, abbastanza fedele. Chissà se ha la cassa in ceramica, probabilmente sì. Il vetro zaffiro, stainless steel, quindi acciaio. Questo qui non è oro, è PVD, quindi no, è colorato di oro. 40 mm, Seiko NH34, quindi è l'ultimo GMT di Seiko. Tra l'altro un calibro anche più che decente all'interno di questo orologio. Naturalmente è una pura copia, vediamo che cosa c'è qui dentro. Anche il rotore personalizzato è una pura copia del Rolex Root Beer, la cui qualità, a detta di tanti, io purtroppo non li ho provati dal vivo, cioè purtroppo, ora non so se purtroppo, comunque non li ho provati dal vivo, ma a detta di tanti, ho visto anche dei filmati, la qualità è molto molto alta, non stento a crederci, anche perché proprio da posti come la Cina provengono tantissimi falsi, a volte indistinguibili dagli originali, se non aprendoli, e alcune volte neanche aprendoli, però lì non escono così dalla fabbrica, vengono ulteriormente modificati proprio per fare delle truffe, quindi alcune volte questi orologi li si può scegliere senza il logo sul quadrante, e già qui credo bisognerebbe farsi due domande. Peso 148 grammi, d'accordo. Dopodiché abbiamo questo qui, che questa è una rielaborazione, quindi è comunque la copia del Rolex, però ha un quadrante Soleil marrone, non è neanche male, anzi forse Rolex farebbe bene a copiare da Pagani, o no? Va bene, senza scadere in queste provocazioni, qui abbiamo un GMT nero oro rosa, anche questo non esiste nel catalogo Rolex, ma insomma qui vedo tantissime varianti che naturalmente prendono più elementi, li combinano insieme, uscendo poi fuori dal catalogo. Batman Jubilee, Pepsi Jubilee, poi il Coke, che Rolex non ha catalogo, che tanti stanno aspettando. Beh, c'è il Pagani, signori, potete comprare subito il Pagani. Poi abbiamo il GMT nero Jubilee, che Rolex non ha mai fatto, e poi ancora una specie di Oysterflex anza dritta, insomma è quello che è Batman, Pepsi, Coke, tutto nero. Poi abbiamo ancora le copie con i bracciali Oyster, e ci siamo. Poi abbiamo il mancino, anche il mancino Oyster e Jubilee, questo sempre NH34, sì, credo che siano tutti lo stesso movimento. Ecco, poi volevo vedere proprio questo orologio. Allora, questo qui è un tutto oro che poi è acciaio colorato, questo qui invece è l'ultima presentazione di Rolex acciaio oro bracciali Jubilee. Pagani però mi sa che non ha visto bene le foto, perché la lunetta non è tutta nera, ma in Rolex è metà nera e metà grigia, però effettivamente dalle foto ci si può confondere, quindi magari diamo tempo a Pagani di copiare bene anche il colore della lunetta, no? Bene, questi erano i GMT, che poi è un ossimoro, Pagani Design, ma il design è di altri, no? È un ossimoro particolare. Orologi automatici, vediamo un po'. Allora abbiamo sì varie combinazioni più o meno inventate, come per esempio il Wimbledon dei Date, ma poi ho visto anche questo qui con questa specie di quadrante rosa Soleil, anche Purple, c'è il blu. Beh, Rolex potrebbe prendere ispirazione anche da alcuni di questi colori. E poi abbiamo poi sono quasi tutti Rolex, no, perché mai? Abbiamo anche Panerai,
Panerai PVD con una cassa, è una specie di Panerai, è un Panerai fatto male, con questa ponte proteggi corona che però non è quello Panerai, anche perché credo che costicchi magari farlo proprio uguale, quindi ne hanno fatto una specie, ma non è il classico ponte. Cassa a cuscino, lunetta del submersible di Panerai, poi mi confondo anche, tutto a prezzi molto molto ragionevoli, $129. Vediamo se possiamo cambiare anche la valuta, così eccolo qua, vediamo un po' in euro, perché non sto parlando dei prezzi, credo che sia la prima volta che non parlo dei prezzi. €130 per questo Pagani. Andiamo a vedere un attimo, torniamo un attimo sui nostri GMT, vediamo un po', ecco qua, €109, orologino da €100, anche perché uno dice ma costano poco, io me ne compro una decina, e poi hai speso più di un dignitosissimo, bellissimo e tecnicamente valido Nomos, ma questo è un altro discorso. C'è anche Omega con il Seamaster No Time to Die in titanio. Questo qui cos'è? Invece è acciaio, è acciaio scurito per sembrare titanio, perché non ci si accontenta certamente di copiare il design, anche il colore del titanio. €119, €120, cassa da 42 mm, come insomma il No Time to Die. No, un momento, perché ci sono come sempre tante varianti del Seamaster, vediamo un po' se hanno copiato veramente un po' tutto. Sì, questo qui che non ricordo esattamente qual è, credo che sia un'edizione limitata sempre 007, non lo ricordo. Questo credo che non esista, questa combinazione di colori. Questo forse più o meno, insomma, ricorda qualcosa. Questi sono comunque con i cinturini in gomma. Questo bracciale qui è di sicuro un bracciale Omega, però la combinazione nello specifico non credo di ricordarla, questa neanche. Questo è quello di prima con l'altro bracciale, poi Pagani ha tanti elementi, ha copiato tanti elementi, ogni tanto li mette insieme, esce della roba nuova, ma insomma è sempre lo stesso orologio. Quadrante blu con maglia milanese, e poi il 60° non l'hanno fatto, però non l'hanno fatto, va bene. È possibile anche avere la spedizione dall'Europa, va bene. Non so neanche quanto YouTube mi consenta di far vedere questa roba, onestamente. Vedremo, mi assumo il rischio. Poi abbiamo il Daytona, il bellissimo Daytona al quarzo con la vecchia lunetta acciaio fatta anche male, ma in ceramica. Credo che sia ceramica, vediamo un po'. Chissà se ce lo dice, se è ceramica o meno. Qui abbiamo anche un video, vediamo un po' che cosa succede in questo video. Ok, questo qui è sempre quarzo, Questa qui è ferma. Che sta succedendo? Questa qui non ho capito che roba è. Questi sono i secondi, ok. Quell'altra era ferma, ma indica roba a caso? Cioè, questa qui delle 24 ore è una sfera GMT, dovrebbe, quindi qua per esempio sono le 23, cioè questo indica le 10, questo dovrebbe essere qui per dire che sono le 22, oppure dovrebbe essere qui per indicare che sono le 10 di mattina, una cosa del genere. Però vabbè, non che mi aspettassi o pretendessi da questi orologi qualcosa di particolare, però ok, quindi questa è una sfera GMT, anche qui indica le 9, ma qui l'orologio è impostato sulle 10, vabbè, qua è poco male. Questa sfera qui io non l'ho capito che cosa vorrebbe indicare, forse i minuti cronografici, lo spero, e questi invece i secondi a quarzo, quindi con il classico scattino. Clasp di chiusura stile Rolex, come tutto il resto dell'orologio, come il bracciale naturalmente. Ripeto, di sicuro la qualità è molto soddisfacente per un orologio da €82, anzi probabilmente se lo avessi tra le mani mi chiederei come fanno a tirar fuori questa qualità per 80, 90, €100. Certo, conoscendo i paesi diciamo industrializzati come la Cina, non mi meraviglia affatto. Capita spesso di comprare a pochi euro roba che è prodotta in altri posti oppure importata da aziende europee, costano 10 volte tanto. Che sia giusto pagarli €2
o pagarli il prezzo di una realtà industriale meglio organizzata e più tutelata, non sta a me dirlo, né ho tali conoscenze o ho mai avuto modo di approfondire in maniera tale da poter dire effettivamente quali sono le condizioni di lavoro. Però ecco, conoscendo quello che è il mercato dell'importazione cinese, non mi meraviglia che certi oggetti ormai abbiano raggiunto questa qualità per 100 euro, anche perché la macchina a controllo numerico, la stessa macchina che sia posizionata da una parte o dall'altra, fa lo stesso lavoro. Il problema però sono le competenze e anche lo sfruttamento di chi deve azionare quella macchina. Ma questo è un canale di orologi, quindi continuiamo a parlare di Pagani Design con il nostro quasi Nautilus, perché questo non è esattamente la copia del Nautilus. Tiffany è una specie di Nautilus, non me la sento neanche di chiamarlo tanto copia, perché è un orologio con bracciale integrato, ha una lunetta tonda su viene ottenuta questa satinatura tonda su una lunetta ottagonale. Insomma, indubbiamente è la copia del Nautilus, qui non ci piove, però gli hanno dato una specie di forma leggermente diversa, ma questo non lo salva naturalmente da nessuna critica. Qui abbiamo i Royal Oak, vediamo un po', anche qui probabilmente ottenere la satinatura con la stessa forma della lunetta ottagonale era più difficile e più costoso, quindi vediamo questa, come per il Nautilus, vediamo questa satinatura tonda, ma insomma immagino che il problema sia soltanto quello. Vedo però una cosa interessante, uno scherzo, e cioè il fatto che le viti, pur essendo tonde e non esagonali come sui Royal Oak, che entrano in una sede esagonale e che quindi rimangono bloccate nel verso giusto della vite, sono invece tonde per l'appunto, e nonostante siano tonde come per esempio Cartier e Hublot, sono in posizione radiale, cosa che Cartier e Hublot non riesce ad ottenere e che per esempio il Royal Oak ottiene grazie alla sede esagonale all'interno della quale la testa della vite si blocca. Quindi questa cosa qui è interessante davvero. Vorrei vedere sotto al fondello che tipo di chiusura, vediamo un po' che cosa c'è. Ah, ok, no, è un fondello a vite, quindi quelle sono viti disegnate sulla lunetta o comunque ricavate con la macchina a controllo numerico. Negli altri orologi invece sono viti vere, quindi avvitandole non mantengono la direzione del taglio perché vanno avvitate. Ci sono sistemi per ottenere comunque la vite diciamo che termina una volta avvitata sempre nella giusta posizione. Sono sistemi comunque più complicati che probabilmente su un orologio non soltanto sarebbero molto più costosi, ma comunque non otterrebbero poi l'efficacia di mantenere salda la lunetta che queste viti devono tenere, perché vanno strette bene, insomma non ci si può accontentare di lasciarle in un'unica posizione. Vabbè, niente, sono viti niente di interessante, basta, andiamo avanti. 90 euro, andiamo avanti. Poi abbiamo il nuovo Yachtmaster di Rolex in titanio, ma questo è il Pagani Design Explorer. Questo è il Pagani Design Explorer con la lunetta. Io mi chiedo, non so se ve lo chiedete anche voi, ma quando fanno questi accrocchi un po' strani, no? Per esempio la cassa del sub con la lunetta di uno Yachtmaster, il bracciale di un Daytona o di un GMT con la maglia centrale lucida, e poi sul quadrante c'è scritto Rolex Explorer, no scusate, Pagani Design Explorer. Voi vi siete mai chiesti se loro stessi non sanno bene cosa stanno combinando, se non sanno bene dove guardare, oppure se nella realizzazione di una copia tentano un minimo di essere originali? Non lo so. Io giuro che me lo chiedo sempre. Da dove è? Per esempio questo qui, no? Alcune volte ci sono stati dei render, in tanti hanno sempre chiesto e non è mai uscito un Hulk in oro giallo. Lo ha fatto Pagani Design, ma e lo chiama comunque Explorer, pure questo è un Explorer. Ma scusate, mi viene da ridere. Ma perché? Cioè, perché magari hanno visto questi render e hanno creduto fossero veri, o perché magari sono dei disegni interessanti e quindi hanno detto vabbè, alla gente piacerebbe, facciamolo anche noi. Non lo so, ma poi perché chiamarlo Explorer? Che senso ha? Questo invece è il blu, quello che dovrebbe essere l'oro bianco. Vabbè.
Comunque di fantasia ne hanno. Questo c'è anche il Tudor, Reverse Panda, immagino anche Reverse Panda, perché privarci del Reverse Panda? Va bene, naturalmente anche qui Seiko Omega Quartz classico. Ormai siamo abituati a Pagani, so di conoscere Pagani meglio di tantissimi di voi che magari non sapevate neanche avessero un sito. Explorer 2, lo Yachtmaster, chissà, vediamo se questo è un Pagani Explorer. No, questo non è Explorer, no. Poi abbiamo il Tudor Black Bay, il Seamaster, uno Junghans. Questo qui immagino sia uno Junghans. O comunque gli assomiglia molto. Ora non conosco a memoria tutte le referenze di Junghans, però gli assomiglia. Tutta roba, questo qui 50 euro, 50 euro è veramente un regalo. Poi abbiamo il Daytona Paul Newman, perché non sognare e volare alto con un Daytona Paul Newman, il Planet Ocean di Omega, il Seamaster, ancora una specie di GMT ma con le forme del Tudor. Quindi abbiamo il classico font, questo è anche un Batman, il classico font di Tudor, la cassa Tudor, insomma un Tudor ma reimmaginato da Pagani Design. C'è anche il Daytona Meteorite, 82 euro, credo che non sia vero Meteorite. Poi abbiamo una specie di homage al Moonswatch rosso che ha la cassa rossa, questa qui invece è una cassa in acciaio. Abbiamo il Ranger, questo sarà uno Chanel, immagino, una specie di Chanel, e Omega Seamaster vintage, Tag Heuer Aqua Racer. Poi ci sono anche le copie degli Artisan de Genève, quella manifattura di altissima gamma che modifica e personalizza molti Rolex, anche dei Patek, mi pare di aver visto, e veramente qui la fantasia non manca. C'è anche la copia del PRX per 110 euro. Beh, qua si spende un po' di più, si prende l'originale, a meno di non volere il verde di Pagani, che è tutt'altra roba. Va bene, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. C'è il Milgauss, c'è un altro Panerai, c'è l'Acquaterra di Omega, e vediamo, sono... c'è anche la versione 2 del freccione di Rolex. Ci sono i Richard Mille. Chissà se Pagani ha fatto qualcosa di personale. Tag Heuer Aqua Racer, questo non so cosa sia. Magari questo è un disegno originale di Pagani con questa bellissima mappa sul quadrante. Non credo sia smalto, è onore del mondo, o no? No, è un GMT, Seiko NH34 GMT. Costicchia questo, 170 euro, quasi paga il design. E poi abbiamo i Daytona Rainbow, Black Bay, acciaio, lo Spirit di Longines, l'Omega Seamaster Speedmaster 57. C'è addirittura il Furlan Marri, che a sua volta prende ispirazione dal tastitondi di Patek, ma lo reinterpreta in maniera abbastanza originale, devo dire. Pagani no, Pagani, chissà se Pagani si è copiato Patek o si è copiato Furlan Marri. Secondo me hanno visto una bella foto su Instagram e hanno detto: oh, questo è bello, lo facciamo anche noi. Va bene, poi ci sono una serie di altre cose, ancora Panerai, ancora Omega, ancora Tudor, PRX, Chrono, il Doxa, le palme, il motivo a palme di Rolex. Questo non lo so. Questo potrebbe essere un disegno originale. Ancora Speedmaster. Questo qui qual è? Questo qui è non me lo ricordo. Frank Muller, questo non me lo ricordo. Potrebbe essere un prototipo de Marpiguet, no. Sì, questo qui non ricordo il nome, ma sono begli orologi, che richiama naturalmente lo stile gentiano di Audemars Piguet, del prototipo di Audemars Piguet, non dei Royal Oak in generale. Questo è un accrocchio di stili: quadrante Explorer, ghiera Seamaster, cassa Tudor. Questo è veramente un accrocchione pazzo, questo è l'accrocchio, questo vince il premio accrocchio dell'anno. Faremo delle pagelle, mi sa, 130 euro. Questo è così accrocchiato che è un orologio originale.
Questo qui non copia nessuno perché ogni elemento è una cosa diversa. Ancora Omega da donna, Breitling, anche il Chronomat di Breitling, non risparmia nessuno Pagani, la prima cosa carina che vede si vola. L'Hydro Conquest di Longines, ancora una specie di Milgauss Tourbillon, dai, 82 euro, che può mai essere questa cosa qui? Sarà, cos'è, la sfera dei secondi che è poggiata su un ponte che vorrebbe sembrare un tourbillon, vabbè. Cassa Milgauss, una serie di altre cose più o meno riconoscibili, alcune non meglio identificate. C'è anche Gran Seiko, perché risparmiare Gran Seiko? Fa bellissimi orologi. Questo che cos'è? Mamma mia, questo è uno Speed. Mamma mia, questo fa venire mal di testa. Questo è uno Speed Alaska Project Pepsi. questo ha superato ogni limite. C'è anche Oris Big Crown. Poi c'è una serie. Questo qui che cos'è? Questo è un originalone. Questo è disegno di Pagani Design. Diversamente non potrebbe chiamarsi così. E poi ancora Frank Mueller, credo di sì. No, questo sarà un Richard Mille da donna. Tag Heuer Carrera, questo qui è Pagani Design invece, 60 euro. E ancora Aqua Racer Chrono di Tag Heuer. Bene. Credo che in questa puntata di Beato tra gli orologi non sceglierò l'orologio da portare a casa, e siamo già alla seconda volta. Insomma, questa puntata un po' particolare e un po' divertente, dai, ci facciamo un paio di risate, anche se questi sono orologi che esistono, che evidentemente hanno mercato, che in realtà ho visto spesso a tanti appassionati o più che altro curiosi di orologeria, li ho visti anche decantare molto spesso da chi li acquista, e ripeto, se si dovesse parlare soltanto di qualità probabilmente sarebbero degli ottimi prodotti a prezzi anche fin troppo bassi. Ma qui parliamo di vere e proprie copie, vere e proprie imitazioni, che possiamo chiamare homage per cercare di indorare la pillola, ma sono copie. E quindi mi piacerebbe sapere da voi, da appassionati di orologeria, e non soltanto da persone che fanno shopping, che devono comprare un orologio, ma da appassionati di quello che rappresentano gli orologi e l'orologeria. Mi piacerebbe sapere da voi davvero e con sincerità quanto possano mai valere questi orologi nel nostro mondo, nella nostra community, perché non nego che abbiano mercato e che possano essere un ottimo spunto per chi non sa nulla di orologeria, ma per un appassionato che credo ne segua e ne conosca la storia, quanto può essere sano acquistare orologi del genere. Insomma, è stata una puntata divertente, indubbiamente difficile, anche difficile scegliere se farla e anche un po' come farla. Probabilmente sarà anche difficile parlarne nei commenti, però domenica scorsa siamo stati davvero molto bravi ad intrattenere delle discussioni sensate, pacate, anche con vedute diverse, e facciamolo anche adesso sotto questo video. Io come sempre vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Se vi piacciono i nostri contenuti e le nostre recensioni potete iscrivervi al canale, è gratuito e rimarrà sempre gratuito. Noi ci vediamo qui nella nostra stanza degli orologi per una prossima puntata di Talk. Ciao!